Linea guida 8. Offrire opportunità per sollecitare e mantenere l'impegno. Affronta le sfide con attenzione e determinazione. Molti tipi di apprendimento, in particolare l'apprendimento delle competenze e delle strategie, richiedono un'attenzione e uno sforzo costanti. Quando sono motivati a farlo, molti studenti possono regolare la loro attenzione e dominarla per sostenere lo sforzo e la concentrazione che questo apprendimento richiederà. Tuttavia, gli studenti differiscono notevolmente nella loro capacità di autoregolarsi in questo modo. Le loro differenze riflettono le disparità nella loro motivazione iniziale, nella loro capacità e abilità di autoregolazione, nella loro tolleranza alle interferenze del contesto e così via. Un obiettivo educativo chiave è quello di costruire le abilità individuali di autoregolazione e autodeterminazione che renderanno omogenee le opportunità di apprendimento. Nel frattempo, l'ambiente esterno deve fornire opzioni in grado di uniformare l'accessibilità sostenendo gli studenti che si differenziano per la motivazione iniziale, le abilità di autoregolazione, eccetera. Rafforzare la consapevolezza delle mete e degli obiettivi. Date una visione dell'obiettivo e del perché è importante. Nel corso di qualsiasi processo duraturo o pratica sistematica, ci sono molti fattori che suscitano interesse e impegno e che concorrono ad accrescere l'attenzione e l'impegno. Alcuni studenti hanno bisogno di supporto per ricordare l'obiettivo iniziale o per mantenere una visione coerente delle soddisfazioni derivanti dal raggiungimento di tale obiettivo. Per questi studenti, è importante costruire a intervalli periodici o permanenti e promemoria sia dell'obiettivo che del suo valore, in modo da sostenere lo sforzo e la concentrazione di fronte ai distrattori. Consigli. Chiedere o richiedere ai discenti di esprimere o ripetere esplicitamente l'obiettivo. Illustrare l'obiettivo in più modi. Favorire la suddivisione degli obiettivi a lungo termine in obiettivi a breve termine. Proporre l'uso di strumenti di gestione del tempo utilizzabili sia manualmente che su computer. Utilizzare suggerimenti o sostegni per visualizzare il risultato desiderato. Coinvolgere gli studenti in un processo di valutazione di ciò che significa eccellenza e produrre esempi rilevanti che si collegano al loro background culturale e ai loro interessi. Variare le richieste e le risorse per ottimizzare la sfida. Raggiungiamo la soddisfazione di aspettative elevate utilizzando strumenti e supporti flessibili. Gli allievi si distinguono tra loro non solo per le loro abilità e capacità, ma anche per il tipo di sfide che li motivano a fare il loro lavoro al meglio. Tutti gli studenti devono essere stimolati, ma non sempre allo stesso modo. Gli allievi non possono soddisfare una richiesta senza mezzi adeguati e flessibili. Fornire una gamma di sollecitazioni e una serie di risorse utilizzabili permetterebbe a tutti gli studenti di raccogliere le sfide in modo ottimale e motivante. È fondamentale armonizzare le risorse disponibili per affrontare la sfida. Consigli. Differenziare il grado di difficoltà o complessità in modo da permettere che le attività principali possano essere completate. Fornire soluzioni alternative per ciò che riguarda gli strumenti e i materiali didattici utilizzabili. Diversificare i gradi di indipendenza per ottenere risultati soddisfacenti. Valorizzare il percorso, l'impegno, il miglioramento nel rispetto degli obiettivi in alternativa alla valutazione da parte di esperti esterni e alla competitività. Variare richieste e risorse per ottimizzare la sfida. Promuovere la collaborazione e lo spirito di appartenenza alla comunità. Coltivare una comunità di studenti. Nel XXI secolo, tutti gli studenti devono essere in grado di comunicare e collaborare efficacemente all'interno di una comunità scolastica. Questo è più facile per alcuni che per altri, ma rimane un obiettivo per tutti gli allievi. La diffusione del tutoraggio tra pari può aumentare notevolmente le opportunità di un sostegno individuale. Se accuratamente strutturata, una tale collaborazione tra coetanei può aumentare in modo significativo il coinvolgimento in modo che sia duraturo. Il lavoro in gruppi flessibili piuttosto che fissi permette una migliore differenziazione e la possibilità di avere ruoli diversi, oltre ad offrire l'opportunità di imparare a lavorare nel modo più efficace possibile insieme agli altri. Le opzioni dovrebbero essere proposte secondo il modo in cui gli studenti sviluppano e utilizzano queste importanti competenze. Consigli. Creare gruppi di apprendimento cooperativo con obiettivi, ruoli e responsabilità chiari.
Creare percorsi di promozione di un atteggiamento costruttivo a livello scolastico con obiettivi e supporti diversificati. Fornire suggerimenti che guidino gli studenti su quando e come chiedere aiuto ai coetanei e o agli insegnanti. Incoraggiare e sostenere le opportunità di interazione e sostegno tra pari, ad esempio, peer tutors. Costruire comunità di studenti impegnati in interessi o attività comuni. Creare delle aspettative per il lavoro di gruppo, ad esempio, rubriche, regolamenti. Aumentare feedback orientati alla padronanza. Guidate l'apprendimento enfatizzando il ruolo dello sforzo e del processo. La valutazione è più produttiva per sostenere l'impegno quando il feedback è rilevante, costruttivo, accessibile, conseguenziale e tempestivo. Ma il tipo di feedback è anche fondamentale per aiutare gli studenti a sostenere la motivazione e lo sforzo essenziale per l'apprendimento. Il feedback orientato alla padronanza è il tipo di feedback che guida gli studenti verso la competenza piuttosto che verso una determinata concezione di rendimento o di conformità. Enfatizza anche il ruolo dello sforzo e della pratica piuttosto che dell'intelligenza o dell'abilità intrinseca. È un fattore importante per guidare gli allievi verso comportamenti e abitudini di apprendimento. Queste dovrebbero portare al successo a lunga scadenza. Tali distinzioni possono essere particolarmente importanti per gli studenti le cui disabilità si considerano persistentemente limitative e fisse, sia da loro stessi, sia da chi li assiste. Consigli. Fornire un feedback che incoraggi la perseveranza, che si concentri sullo sviluppo dell'efficacia e della consapevolezza di sé e che incoraggi l'uso di strumenti e strategie specifiche per affrontare le sfide. Fornire un feedback che enfatizzi lo sforzo, il miglioramento e il raggiungimento di uno sviluppo piuttosto che le singole prestazioni. Fornire un feedback frequente, tempestivo e specifico. Fornire un feedback che sia di contenuto e ricco di informazioni piuttosto che comparativo o competitivo. Fornire un feedback che serva da modello per comprendere la valutazione, compresa l'identificazione di tipologie di errori e risposte non corrette, per creare strategie concrete per il successo futuro.